Ehi là, ben ritrovati, ben ritrovate. Tiranno Matto qui, martedì strategico con un nuovo Proviamolo. Questa volta Darfall. Si tratta di un early access strategico RTS City Builder Survivor. Ce ne sono tanti come lui, ma Darfall è particolare, oltre che ancora in fase di sviluppo. Potete già constatare dalla mappa si ispira abbastanza a qualcosa di già visto, come anche preannunciato nel titolo. E non soltanto per la costruzione e la toponimia del mondo, il world building, ma anche per quanto riguarda le fazioni e gli eroi che, come potete vedere, ricordano tantissimo quelli di Warcraft, no? Abbiamo il mago che sembra Medivh, abbiamo il guerriero che non dico che assomiglia a Varian, però ha il top knot, no? Vedete il codino, la Sylvanas elfa ovviamente, c'è l'ingegnere nanico che ovviamente è particolare che i nani abbiano le orecchie a punta, un po' come su Deep Rock Galactic, altro titolo di cui vi parlerò in questi giorni. Faccio una piccola digressione solo per gli amanti del mio piccolo canale. L'estate è una tassa pesante, ha posto su di me un sacco di frustrazione per il lavoro perché è difficile stare tanto tempo davanti al computer con questo caldo asfissiante, però ho tanti progetti, fra cui anche trattare dei titoli che sono usciti da tanto tempo e che io ho giocato e gioco tuttora, come per esempio adesso parlavo di Deep Rock, però va bene, e il paladino Soren by the Light. Allora, sono molto indeciso perché il paladino effettivamente mi ispira. Dicevo, è un titolo che si rifà a Warcraft anche per i tratti e le abilità degli eroi, oltre che le statistiche, il flavor e tutto quanto. Io direi di provare il nano. Ok, è in inglese il gioco, voglio fare quest'altra parentesi importante ovviamente, e perché al momento è in inglese, perché è in early access di un piccolo indie studio, nonostante il publisher si chiami Paradox Arc, non è la Paradox Interactive, è un altro publisher. Gli sviluppatori di Square Knight sono appunto un piccolo studio indipendente, quindi non aspettatevi chissà che cosa per il futuro, però ovviamente come per la maggior parte dei titoli su Steam, più si mette in wishlist e più si compra anche un early access dall'Italia, più sono altre le possibilità che il titolo venga tradotto. In alternativa potete sempre andare a rompere le balle a qualche gruppo di traduzione portando loro una chiave, facendo una donazione anche di altro tipo, chiedendo loro di interessarsi. Parentesi di Tiranno Matto Editor post produzione: purtroppo nella registrazione è venuta tagliata tutta la colonna a destra, non so per quale casino di risoluzione, vi avviso, durante questo gameplay qualcosina non lo vedrete, però spero si possa comunque capire tutto quello di cui sto parlando. Allora, io direi di andare con la difficoltà media, dove è tutto normale, danni e vita dei nemici, e la mappa è una mappa abbastanza semplice, piccolina. Lascio il tutorial attivo e andiamo subito dritto al sodo. Eccoci qui. Allora, intanto possiamo mettere la pausa, possiamo guardare un pochino quello che ci dice di fare il tutorial, vabbè, le solite cosine che insomma conosciamo tutti quanti. Selezioniamo il nostro nano. Okay. Birra per tutti, ma principalmente per lui. Selezioniamo, ok, dobbiamo arruolare un lavoratore. Woodcutter, dici? Suppongo che, come per tutti questi giochini, debba essere piazzato in un'area che prende abbastanza legna. Sì. Ok, allora, selezioniamo Oswin e portiamolo qui. Così lui diventa il taglialegna. Appena arriverà anche il prossimo lavoratore faremo altrettanto. È tutto in inglese, però non vi leggo e traduco allo stesso tempo, tento di spiegarvi quello che sto facendo che mi chiede di fare il tutorial. Allora, costruire una casa, va bene, la facciamo qui. Perfetto, ci dice anche che ci sono varie risorse.
Abbiamo un altro lavoratore, lo mandiamo subito a spaccare la legna, subitissimo. E vedete che non c'è bisogno di un costruttore, di solito nei city builder c'è sempre bisogno di un lavoratore che fa il costruttore, però nel nostro caso no. Allora, ci dice che c'è un bonus del 27% qui non si può, quindi l'unica decente è qua. Proprio in mezzo, va bene, dai. Ci piace. Let's go. Let's go, go. Andiamo, nanazzo arrabbiato. Cosa c'è qua? Rotten Hound, un segugio marciascente, uno scheletro arciere. Attacchiamo lo scheletro arciere. Quanti nemici che ci sono. È stata una brutta idea, forse. È stata una pessima idea. Aiuto. Aiuto, aiuto. Scappiamo. Bruttissima idea questa. Terribile idea. Sì, Ok, non ci segue più. Non ci segue più. Possiamo mandare però a fare il contadino. Costui. Qua, vedete, me lo immaginavo perché c'è un cerchietto verde. Recuperiamo HP. Possiamo creare anche una cava, una quarry. Benissimo. L'eroe può effettivamente tirare giù alberi. Può lavorare, il nostro nano, va bene. Me l'ero perso. Perfetto. Ok, quindi l'eroe contribuisce, in effetti. Dopo lo mandiamo anche a minare. Una cosa alla volta, ovviamente. 40 energia, ok. Dobbiamo aspettare che l'energia, vedete, che è lì in basso, viola, si recuperi un pochino. 2 contadini, 4 woodcutter e 2 miners. Ok, è un bel obiettivo. E con l'eroe ci consiglia anche di esplorare la mappa, cosa che abbiamo provato a fare prendendo sberle subito. Possiamo velocizzare un pochino. Ok. Ha ucciso un cervo, fatto un po' di XP. Uguale con un orso. Perfetto. Allora direi di continuare a costruire le casette. Ci dice anche di mettere giù un'altra fattoria. Stavo cercando di capire come allargare magari il range, però credo che servirà espandere in qualche modo il forte, il keep. Però vabbè, facciamo il tutorial per ora, chi se ne frega, non è il 27% di bonus, facciamo il 21%, lo mettiamo lì. Ok. Stiamo andando velocissimi. Chi è questo? Iron Fist, un orco, ecco che ci ispiriamo di più a Warcraft. Scappa, scappa, signor nano. Non mi morire, curati un pochino. Ok, continuiamo ovviamente a reclutare dei lavoratori che poi mandiamo prontamente a fare il mestiere. Il nostro ingegnere va a scavare. Come scava l'ingegnere? E come taglia la legna in realtà, perché al momento sta tagliando la legna, però va bene. I am a dwarf, am I cutting a wood? Allora dighiamo anche un buco, vai. Ci serve tutto. Ci serve tutto. Perfetto, ci servono altri 2 lavoratori, ma ci serve anche un'altra casa, quindi mettiamo giù un'altra casetta. Andiamo alla ricerca dell'orco malvagio. Lo battiamo, a sto giro sì, lo battiamo. Oh, un oggettino. Ok, allora nell'inventario noi possiamo depositare tutto entrando qui dentro. Non possiamo usare l'arco, però possiamo riciclare l'oggettino. Ci ha dato 4 di legno. Vabbè, è carino, dai, ci sta. Ok, lavoratori, ci servono 2 lavoratori.
uno storage. Facciamo anche uno storaggio. Lo mettiamo... Dove lo mettiamo lo storaggio? Lo mettiamo... Penso che serva per le risorse, sì. Mettono le risorse direttamente nello storaggio, allora non serve. Nello storage, non è uno storage, è un magazzino, avete capito, dai. Sono stanco, fa caldo. Cosa c'è qua? Bruciare legna per fare il carbone. Produrre le planks, le assi dal legno e fare i mattoni dalla pietruzza. Allora, io aspetterei... Vedete che intanto è diventata notte, perché un'altra cosa interessante di questo gioco è che come Age of Darkness ha il ciclo giorno-notte. Anche Warcraft aveva un ciclo giorno-notte, ma ovviamente ci sono delle dinamiche differenti in Darkfall che riguardano la sopravvivenza dalle ondate nemiche. In questo caso, fra un po' arriveranno, non subito, sono le prime giornate e dunque selezioniamo i 2 lavoratori. Ah, invece no, appena l'ho detto, ecco, stanno arrivando gli undead, i non morti, che ci attaccano. Per ora non dovrebbe essere nulla di impegnativo, voglio sperare, vero? Cosa c'è qui? Un'arma che non possiamo usare e la buttiamo via, va bene. Dovremmo aver fatto la missioncina, vedete che ci attaccano? Si rintanano i lavoratori nelle case. Va bene. Riparare gli edifici. Con questo tastino. Lo fa in automatico, anche questo è simile a Age of Darkness. Combattiamo ovviamente i non morti come possiamo. Vedete, ci sono un sacco di mastini non morti. Vabbè, ci chiede di costruire uno storage, un magazzino. Noi lo mettiamo qua, che è a mezzo fra questi qui, un pochino più veloce. Direi di fare altre casette, parecchie casette, e continuare a difendere durante la notte il nostro piccolo insediamento. Allora dice di costruire le lampade che illuminano di più il territorio. E perché non farlo del resto? Perché non abbiamo abbastanza legna per fare tutte le lampade che vogliamo. Cos'è questo qua? Un Crypt Stalker, una sorta di ghoul. Ah, ricorda i Morn Ghouls di Warhammer, perché non ha le gambe e ha solo i manoni. Simpatico. Ok. Vorrei capire come usare le abilità del nostro eroe, prima o poi le avremo. Allora, le lampade consumano il carbone, quindi ci dice fai il carbone. Allora noi faremo la carbonaia. E ai lavoratori serve più cibo. Arriveremo ad avere anche più cibo prima o poi, spero. Sotto attacco, di nuovo. Andiamo, difendiamoci. Quanto dura la notte comunque? Spero che a una certa recluteremo delle truppe, perché altrimenti è drammatico. I nostri lavoratori comunque sono staccanovisti, giorno, notte, non hanno bisogno di un ciclo. Loro continuano a lavorare per la patria nanica. Anche se non sono nani. E lui per essere un nano è bello altino, però va bene. Eccoci qua. Ho sgamato per caso il libro delle abilità e dei perk. Quanta roba! Può addirittura trovare le Iron Veins. Insomma, interessante, sì. Una birra per tutti. Potenzia i lavoratori. Ah, c'è anche la felicità dei lavoratori. Ok. Possiamo creare un cannone. Io direi che andiamo di cannone, no? Ok, con la Q.
Perfetto. Perfetto, ci piace, ci piace, ci piace. Allora, cosa fare? Cosa fare? Ci servirà altra legna prima o poi, quindi un'altra casetta assolutamente. Ah, siamo in deficit di cibo? Totale. Non bene. Assolutamente no. Level upino. Cosa possiamo fare? Possiamo costruire delle mura, assolutamente. Ah, le lampade aumentano il nostro territorio. Ah, ecco, perfetto. Quindi, per esempio, ne mettiamo un'altra qua. Così possiamo fare una fattoria qui. Mi sembra corretto. C'è una fonte della vita. Questo è molto alla Warcraft, è molto alla Warcraft. Allora, vediamo un po'. Qua, così. Il problema è che ci serve forza lavoro. Assolutamente. Abbiamo guadagnato del cibo andando a caccia, che ci piace. E se io volessi costruire un cannone e distruggere... carino. Oh no, oh no, 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 no. Ok. Possiamo... distruggere, raccogliere, ci piace. Quanta roba che possiamo fare con il nostro eroe, eh? Avete visto? Espandiamoci, la parola d'ordine è sempre la stessa, crescere in questi giochi, come nella vita, come in ogni cosa. Andiamo a consegnare con il nostro signor nano. Ma non hanno bisogno di lavoratori. Ho capito. Ah, bisogna mettere in produzione. Sono un tordo. Vabbè, mettiamo in produzione un sacco di roba, pace. Ah, con shift facciamo nell'ottica della decina. Ok. Quindi facciamo 20. Facciamo 20 di tutto. Ok, va bene. Bene, ma non benissimo in realtà, perché non avevo capito che la produzione funzionasse così. Le palizzate le possiamo costruire di conto nostro, però mi pare di capire che il signor Nano costruisca le mura a gratis. Vediamo. Eh sì, a gratis. Vediamo cosa possiamo fare qui. Abbiamo già assegnato tutto quanto. Continuiamo con la legna. Tanto abbiamo 2 lavoratori. Sicuramente c'è un modo per ottimizzare tutto, ma io non ottimizzo niente adesso. Sono scarso. Allora, potenzia la tua economia con l'aiuto del tuo eroe. Va bene. Un mantello. Andiamo a caccia con il nostro eroe. C'è un ratto gigante, uno Skaven. Giant Rat. Ok, ci ha dato del cibo, il topastro. Oh, bene, bene. Allora, puoi anche automatizzare la produzione di certe risorse. E lo puoi fare qua, giusto? Quindi noi abbiamo bisogno di una produzione costante di 3 al momento. Il problemuccio, che avremo bisogno anche di una barracks per le unità. E la mettiamo subito a fare.
E tra un po' anche le case. Vero? Che serve del legno. Allora, per reclutare le unità serve mana, più cibo e risorse varie. Ovviamente anche le armi. Allora abbiamo il lanciere, lo scout, il mago, il cavaliere, anzi, l'uomo a cavallo e poi il cavaliere. Oppure sono il cavaliere appiedato con la cavallo? Sì, esatto. L'arciere, lo slayer che vabbè, è lo sventratore, il nanazzo immagino, il gunman che è l'archibugiere, il chierico e il paladino, quindi tutto molto stile alleanza di Warcraft, giusto? Grande classico delle fazioni tra virgolette buone. Cosa possiamo creare? Bakery, che crea il pane. Ok. Possiamo creare anche una bakery. Fishing hut. Perché c'è dell'acqua qua. Ho capito. Allora. Momentino, perché stiamo venendo attaccati. Dobbiamo iniziare a difenderci. Ok, possiamo avere un solo cannone. Possiamo però iniziare a reclutare un po' di lancieri. Che schifo proprio, non fanno, ecco. Per difenderci. Adesso sto andando a velocità ultra velocissima, ovviamente. Ma non è obbligatorio, anzi. Allora, cibo. Abbiamo un buon introito di cibo. Possiamo comunque puntare. Possiamo assolutamente fare così. Birra per tutti, assolutamente, sono d'accordo, ci piace la birra per tutti. Ok. Non credo che i nemici possano passare. Nel dubbio facciamo così. Potrà pescare il pescatore? Chi lo sa. Scopriremo a breve. Intanto andiamo a menare. Abbiamo anche finalmente i lancieri. Vediamo a velocità normale se sono utili i lancieri. Ok. Fanno un minimo danno. Minimo. Torniamo velocità superiore e andiamo ad attaccare. Dove vai? È tutto buio, no? Fanno il giro, ok, va bene. Lui pesca serenamente, abbiamo fatto un level upino. Io potenzierei il cannone, no, perché servono 2 punti. Abilità. Shatter Strike, che è slow e fa danno. Slam, che è una OE, 2 metri. E la ward difensiva, ci piace la ward difensiva, dai. Oh no, 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 il nostro lanciere, no. Ok, è un problema forse. Forse. No, non è un grosso problema, va bene. Si sono ritirati. Ripariamo il riparabile. Ah! Sì. Tutto bene poco fa. Adesso non è tutto bene. Abbiamo perso una fattoria. Sta iniziando a diventare ostica, eh? Poi vabbè, sto giocando anche un po' a caso per farvi vedere. Allora, momento. Dobbiamo ricostruire quello che abbiamo perduto, però a questo punto facciamolo meglio, costruiamolo meglio.
Salvataggio automatico. Ok. Non abbiamo... Abbiamo i perk però. Attenzione, me l'ero un attimo scordato. Risorse catturate, la velocità... La salute, ci piace. Aumentiamo la sua salute, assolutamente. Non possiamo reclutare altro perché siamo in deficit di cibo adesso. Cosa c'è qui? Un anello. Cosa ci dà l'anello? Energia e attacco. Allora, io direi di portare il martello e... Esatto, hammer coming through. E vendicare l'attacco di stanotte, distruggendo questo cimitero e raccogliendo tutta la roba. Vedete, prendono anche danno nel tempo i nostri lancieri. Riassegniamo, vediamo cosa possiamo fare. Ci serve cibo. Cioè, la grande massima al momento è il cibo. Abbiamo bisogno di una farm di grano per far andare la panetteria. Possiamo anche creare delle lanterne, va bene. Io direi anche di mandare a picconare adesso, dopo tagliare legna, il nostro nano. I nostri lancieri li mandiamo magari a fare un piccolo giretto a vedere se c'è qualcosa. Ci sono delle risorse, adesso mandiamo il nano. Abbiamo un sacco di pietra, quindi direi di iniziare a fare un sacco di stone bricks. Vediamo, facciamo una produzione costante di 10. E una tantum di 40, che dovremmo poter già fare delle mura, ecco, e difenderci. Sacrifica risorse per aprire la chest. Facciamo carbone, vai. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato una chiave del tesoro, oltre che varie risorse, va bene. Allora, eccola qua. Le nostre fattorie. Dobbiamo assumere dei lavoratori il prima possibile. Bellissimo che comunque i sound effect dei contadini sono uguali a quelli dei paesani dell'alleanza. Tu sei il re, io non ti ho votato. Bellissimo. Vecchie memorie di vecchio gamer. Che una volta, ecco, la mia età non era da vecchi, però il tempo passa e si inizia a diventare un pochino più anzianotti, eh? O no? Non è vero? Qua bisognerebbe deforestare tutto quanto. Adesso ci mettiamo ben di impegno e facciamo tutto quanto. Facciamo così. Continuiamo a costruire mura dove possibile. Per ora ci limitiamo così. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che possiamo tirare giù. Abbiamo già raggiunto il livello 2. Direi di tirare un cannone qua. Di iniziare a menare tutti questi scheletronzi. Livello subito, vai. Attacco aumentato. Perdiamo un lanciere? Sì, è morto. Ne è valsa la pena? Ma sicuramente sì, perché ci leviamo un punto di spawn. Ok, sì. Non è morto l'altro lanciere? È ancora vivo, perfetto. Allora. Smelter. Per il gunpowder. No, abbiamo bisogno del fabbro ferraio prima.
Taylor, workshop, update degli edifici. Ok, mi sembra una cosa molto endgame e quindi facciamola, giusto per vedere un pochino. Abbiamo consegnato quello che c'era da consegnare. Abbiamo un lavoratore che adesso va a tagliare. Deve tagliare sta legna. Ovviamente parte da quella interna, perché sì, non si può dare una priorità, vero? Poi ogni edificio in realtà, vedete, con una richiesta specifica di oggetti farmati ha dei potenziamenti, quindi scala veramente tantissimo questo gioco. E l'obiettivo è sopravvivere a tutte le ondate, soprattutto qui. C'è anche una campagna narrativa, però non ve l'ho voluta spoilerare, anche perché comunque siamo in early access. E se dovessero seguire un modello stile quello di Age of Darkness, ecco, non è detto che sia completa, non me la voglio spoilerare, non la voglio spoilerare a voi. È meglio aspettare l'uscita definitiva del gioco, che potete trovare su Steam. Bel titolo, secondo me merita tanto, sottovalutato per essere un indie, a parte quelle vibes che continuo e ripeto all'infinito alla Warcraft 3 nello specifico. Secondo me è una formula già vista ma sincretica di due generi molto riusciti, che sono quelli del city builder e quello dell'RTS, con il flavor di sopravvivenza. Ci saranno nei prossimi giorni tantissimi titoli del genere, anche fuori dal martedì strategico, però oggi ho voluto iniziare con Darfall e direi, vi ho fatto vedere tutto quanto, per provare a fare un episodio meno pesante, io la chiuderei anche qui. Anche perché probabilmente verremo completamente massacrati stanotte dai non morti. Infatti ce ne sono veramente tantissimi. Che dire, grazie per aver cliccato sul teschietto del tiranno. Fatemi sapere cosa ne pensate di Darfall nei commenti, dei generi citati poc'anzi, ovviamente. Vi assicuro che cercherò comunque di mantenere una pubblicazione regolare con piccole chicche qua e là. Prima o poi arriveranno anche analisi e recensioni di titoli sui quali ho qualche migliaio di ore, giusto per differenziarmi dalla massa di colleghi che fa le recensioni con qualche centinaio di ore. Se va grassa, se no una decina. Vabbè, comunque, a parte le ciance e le divagazioni, anche un po' così provocatorie, è il caldo, scusate, non posso che appunto ringraziarvi per aver cliccato sul teschietto del tiranno, che è out, il matto, come sempre, anche oggi. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere del regno di... come si chiama? Non me lo sono scordato come si chiama il regno.